Bene, bene, siamo partiti da Assa da una ventina di minuti, mi sono fermato per controllare un po' di cose e in effetti temevo di aver dimenticato l'alimentatore del Bluetti, ma in realtà non l'ho fatto, l'avevo solo messo in un posto improbabile. Per cui adesso si parte, si va, questo che vedete qua davanti con tutte queste belle piante è il corso del fiume Draa. Noi siamo nel fiume Draa praticamente, Oued Draa, che io pensavo fosse molto più incassato, invece in realtà le montagne soltanto verso sud, mentre verso nord grandi montagne non ci sono. Quindi riprendiamo la route e arriviamo. Ed ecco l'attraversamento del mitico Draa. Come Oued quando fa la piena deve essere bello importante, perché guarda che razza di passaggio hanno fatto, gigantesco, per cui in teoria noi dovremmo entrare nelle montagne là dietro e poi, che dovrebbe essere in teoria il Jebel Warzik, e poi passato il Jebel Warzik girare a destra e prendere la pista che adesso dovrebbe essere in parte asfaltata per andare verso Smara. Vedremo come butta, per ora molto figo il posto, e il Oued Draa è veramente gigantesco, anche se come vedete non c'è neanche un rigagnolo d'acqua. Il fatto è che quando arriva l'acqua qua porta via praticamente tutto, e per quella stagione, se ha piovuto, i nomadi locali vengono a piantare l'orzo e il grano e fanno la raccolta un po' più avanti. Questo però succede ogni 2, 3, 5 anni, dipende. Vedremo cosa butta oggi. Adesso direi bella giornata, abbiamo fatto un po' di spesa, ho comprato un po' di pollo con mosche, un po' di frutta con mosche, tutto in frigo, il frigo è bello freddo, va molto bene, devo dire, molto meglio di quello che mi aspettavo, e quindi va bene così. Si va avanti. Come si vede, a parte i pali della luce che portano fino alla Buirà, tutto intorno è veramente spoglio, piatto, probabilmente qualche piccolo Oued qua a lato perché c'è un po' di verde, ma verde che ormai è beige o marrone perché probabilmente non piove da chissà quanto tempo, però insomma c'è veramente poco, piattone infinito, sole a picco, poca ombra, quasi niente. Lungo queste rocce che ci sono a una cinquantina di metri dalla strada dovrebbero esserci delle incisioni rupestri secondo Gandini, ma mi sono già passato a piedi, non ho visto un Kaiser, vado avanti un po' più avanti, vado un pochino più avanti a vedere se per sbaglio vedo incisioni di nessun genere, anche se in effetti il posto si presterebbe, perché queste rocce così sgarrupate con una grande piana davanti a un Oued vicino sono il classico posto dove nella preistoria poteva esserci un villaggio. Guarda lì che roccioni con queste facciate piatte. Ecco, secondo il mio GPS dovrebbero essere lì, ma non vedo nulla del genere. Vado avanti ancora 20 metri, poi torno indietro. Per adesso direi nada de nada.  'Sto 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 '
fondamentalmente sono quelle pietre là, perché se no il resto qui non vanno a incidere su delle robe così piatte, basse. Se ci sono incisioni sono altrove. A terra non c'è niente, non vedo manufatti né nulla, quindi mi sa che è diventato come Andrea. No, vedo che via. Gnappa. Peccato. Le indicazioni le davano proprio qui, dove c'è questa rientranza. Vediamo un po' se per sbaglio me li sono perso, magari sono all'ombra di sotto. Vado a vedere un momento a piedi, vediamo se c'è qualcosa, se no ciccia, se ne andiamo. Ciccia, come dicono nei posti eleganti, ciccia al culo. Sono un po' deluso, ma può essere che io abbia trascritto male il punto GPS di Gandini, come può anche essere che il luogo sia stato saccheggiato. Segnate, ma non le vedo. Siamo già oltre, erano là dietro e non ci sono. Quindi possiamo tornarcene allegramente. Volendo allegramente, se no, se vogliamo andarci tristemente ci andiamo anche tristemente. Qualche minuto fa c'era un Land Rover Pickup 130 fermo a una cinquantina di metri dalla strada. Vedo che il guidatore scende dal Land Rover, mi corre incontro verso dove arrivavo io. Io ho pensato, chissà, avrà una panna, avrà un problema, gli mancherà gasolio, chissà che diavolo avrà. No, voleva una sigaretta. Per la serie, le emergenze nel deserto non sono mai quelle che ti aspetti. Comunque incredibilmente era un 130 pick-up abbastanza recente, tenuto anche discretamente, almeno visto da 50 metri di distanza, cosa che di solito tra i Sarui è raro, perché di solito hanno dei vecchi pick-up Land Rover ancora seconda serie, di solito sono inclinati da un lato perché gli manca una qualche lama di una balestra o roba del genere, ormai completamente stinti, e invece no, questo era un signore, un vero signore. Comunque si continua a viaggiare, prima o poi alla Buirà arriveremo, quando arriveremo alla Buirà speriamo di trovare un posticino, anche se la Buirà, da quello che ho visto, sono 10 case in tutto, magari un posto per mangiarsi una brochette e bere una coca c'è, per cui vedremo. Se c'è ci fermiamo, se non c'è proseguiamo e andiamo a imboccare la pista. Arrivo alla Buirà, che è molto più verde, relativamente, ma è molto più verde di quello che pensavo. Eccoci arrivati alla ridente cittadina di La Buirà. Adesso vediamo cosa succede qua. Controlli, c'è una scuola nuova di pacca, ormai quella non manca da nessuna parte in Marocco. Eccoci qua, La Buirà. Anche qua hanno fatto il vialetto, pur essendo in mezzo a niente, il vialetto d'ingresso hanno dovuto farlo. Interessante.
paesino proprio sperduto sperduto. Ciao. Mi sa che mangiare alla Buirà è impossibile, per cui andiamo avanti. Mamma mia che posto sperduto, ragazzi. Puttana. Pensavo ci fosse qualcosa, invece non c'è un cazzo proprio. On y va, y'a rien. Bene, abbiamo trovato la pista sulla sinistra della strada asfaltata, sembra abbastanza ben tracciata per ora e corrisponde esattamente alla traccia che ho su Gaia GPS. Il che è una ottima notizia. Sto infatti utilizzando per la prima volta sul campo un'app di navigazione che ho scelto tra varie alternative, Gaia GPS. Affiancata da Wikiloc, una community per lo scambio di tracce GPS molto ben realizzata, mi hanno consentito di studiare e creare le mie rotte per questo viaggio. Naturalmente percorrerò solo una parte di quelle tracciate, alcune delle quali sono dei piani B, delle alternative o delle estensioni del percorso principale ipotizzato. Ho cercato anche di approfondire la storia di questo territorio. Per farlo ho utilizzato la guida di Gandini del 2013 ed il libro Maroc Saharien del 1985, scritto da Attilio Gaudio, un autore italiano dalla vasta produzione in lingua francese. Non poteva poi mancare assolutamente il diario di viaggio di Michel Vieuxchange, il primo europeo a raggiungere Smara nel 1930 con un viaggio molto avventuroso che finì per costargli la vita. In questo territorio così piatto e con rari riferimenti, la navigazione non è difficile, a patto di seguire la traccia del GPS. Infatti a volte si incrociano altre piste ed ogni tanto la pista si biforca e capita di dover correggere la rotta. Non è detto che siano due piste differenti, magari dopo 500 metri si ricongiungono, ma magari anche no, per cui cerco di seguire alla lettera il mio tracciato. Il fondo è scorrevole, con qualche raro tratto sabbioso, cosa che rende la guida distesa e permette di viaggiare tra i 40 e i 60 km/h, con un filo di gas e senza rischiare nulla. Eccoci qua, piccola pausetta di 2 secondi, avere un sorso d'acqua e poi proseguiamo. La prima parte della pista fantastica, abbastanza veloce, scorrevole, ogni tanto un po' di sabbina, insomma non male. Questa seconda parte è tutto pietra, 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 si viaggia a 30 all'ora, 40 all'ora quando va bene. È lunga, 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 lunga. Abbiamo incontrato giusto una casupola con delle caima vicino, c'erano 4 cammelli, non ho visto esseri umani. Era dentro il corso di un WED, perché c'erano molti acacie, era un posto bello verde, e quel WED lì non so che cosa fosse, ma poi a un certo punto scavava un canyon, noi però non l'abbiamo preso, siamo stati sulla sinistra proseguendo con la pista. Adesso andiamo avanti e vediamo di trovare un posto poi carino per fare campo. Sono le 16, quindi almeno un paio d'ore potremo ancora andare avanti. Adesso volevo vedere a che punto siamo della pista. Siamo già molto avanti, molto più avanti di quello che credevo. Potremmo addirittura arrivare a Smara stasera, cosa che non ho nessuna voglia di fare. Mi sa che arriviamo all'altezza del famoso lago secco e poi lì studiamo se attraversarlo, se aspettare.
troviamo delle acacie, qualcosa dove metterci all'ombra, vediamo. Nel frattempo ho collaudato anche il VC da campo, funziona da Dio, una comodità ragazzi che insieme al frigo è impagabile. Detto ciò, si rimette in moto e si riparte, se no qua arriviamo mai più. Dai, comunque siamo andati più veloce del previsto per adesso, va bene. Poi ogni tanto sparisce la terra e resta tutto ricoperto di questi ciotoli rotondi, così. Guarda che impressionante, sono tutti ciotoli rotondi consumati dal vento, dall'acqua. Da cosa sono consumati questi ciotoli che sono tutti rotondi? Non si sa. Però intorno a noi per un chilometrino sono tutti ciotoletti così. Poi come sono iniziati spariscono. Ecco. Mistero. Non so cosa siano, ma sembrano vecchie fortificazioni e ripari per il vento, visto che qua sopra c'è anche un più in alto, sopra questa roba, questa faresiuccia, c'è una specie di reggem. Secondo me questo era un posto di controllo, di blocco del passaggio. Dopo aver seguito questo bosco di acace che dura parecchi chilometri, in alcuni punti estremamente folto, naturalmente dove è molto folto non è facile arrivarci per fare campo, però appena tornati un po' più in qua, ecco che arriviamo a un pozzo. Mentre blatero inutilmente alla luna, coperto dal rumore del vento, volevo darvi qualche cenno storico. Fino agli anni 30 del XX secolo, il Sahara occidentale era in buona parte controllato da diverse tribù in un effimero equilibrio di alleanze instabili, in cui la razzia era la regola. La zona che abbiamo attraversato oggi è tradizionalmente il territorio degli Ait Ussa, tribù guerriera arabo-berbera appartenente alla grande famiglia dei Tecna, le cui mandrie pascolano tra Assa e la seguieta El Hamra. È stata anche una zona di aspri combattimenti tra l'esercito marocchino ed il fronte polisario negli anni '80. Probabilmente i muretti che abbiamo visto e le tombe che ho incontrato qualche chilometro prima risalgono a questo periodo. Anche i muretti che ci sono ad una ventina di metri da qui hanno l'aria di essere dei ripari di origine militare, probabilmente posti a guardia della risorsa strategica rappresentata dal pozzo. Ed a proposito di cose militari, poco fa, verso sud, ho sentito un rumore ripetuto che sembrava quello di un lanciarazzi. Esercitazioni dell'esercito? Chissà. Per intanto mi godo il mio lauto aperitivo con birretta, patatine e parmigiano. Lusso sfrenato. A domani.